Ma guardate che spiaggetta, guardate che acqua. Nel video di oggi vedremo questa bellissima pista ciclabile partendo proprio da qui, dal punto in cui si noleggia la bicicletta. Partiremo da qui, dal punto rosso, percorreremo 15 km verso Malcesine, sempre costeggiando il lago. Incontrerai vari punti di ristoro, qui io per esempio ho preso un caffè, ripartiremo. Ci sono tanti spazi verdi, sempre costeggiando il lago, incontreremo vari porticcioli, questo è il Castelletto di Brenzone, altri posti in cui potrai fermarti con l'erba. Questo posto mi piace tantissimo, poi ne parleremo meglio, un piccolo paradiso, poi lo scoprirai. Altro posto che incontreremo, il porticciolo di Brenzone, nel quale potrai fermarti, pranzare. Io ho preso la piadina qua, poi lo vedrai nel video. Poi proseguiamo, guarda che acqua stupenda, qui arriviamo a Cassone, anche qui scendi dalla bici, ma poi lo vedrai, vedremo vari porticcioli e qua se vuoi fare un bagno, guarda che acqua. Passeremo dalla Val di Sogno, frazione di Malcesine, posto famosissimo, e qui stiamo per arrivare a Malcesine e iniziamo. Buongiorno amici da Pai, guardate che bellissima giornata. Prima mica tanto perché pioveva a Sirmione, stanotte ha piovuto, ieri temporale. Allora, l'idea del video di oggi è di andare a noleggiare una bicicletta là e vedere appunto questa pista ciclabile che arriva fino a Malcesine e un po' oltre. Andiamo a vedere attraverso la strada, chiedo informazioni appunto per noleggiare la bici e fare questa ciclabile, andiamo a vedere. Questo noleggio bici ha tantissime biciclette, il caffè magari lo prendo dopo dato che mi deve spiegare la bici. Peraltro il ragazzo è stato gentilissimo, gli ho spiegato del video, quindi mi offre la bicicletta. Allora, qual è la mia bici? Questa. Manca la batteria però, adesso la prendiamo. No, è importante la batteria. Ma che bella bici che hanno. Allora, poi hanno anche bici non elettriche. Voi sapete che per le mie esperienze passate, insomma, no, preferisco avere la bici elettrica. Qui hanno tantissime biciclette. Poi mi diceva che qua, allora, ci sono soltanto 500 metri di strada non ciclabile, però c'è il marciapiede, e quindi io la spingerò sul marciapiede per sicurezza. E poi si va fino a Malcesine, giusto? In realtà fino a Navene, che è dopo Malcesine. E da Malcesine là quanto è? Da qua a Malcesine sono 18 km, da qua a Navene sono 22-23 km. Magari e poi lì finisce, iniziano le gallerie. Esatto. Allora, mi sa che la facciamo tutta così vediamo tutta la ciclabile. Allora, poi, com'è che ti chiami, scusa? Riccardo, mi dici due o tre cose per i prezzi, se uno vuole noleggiare le bici, così lo sanno. Io ho fatto già vedere che tu hai bici sia elettriche, non elettriche, un po' di tutto sono qua. quasi su tutti i modelli. Tipo, allora, come funziona? Abbiamo elettriche, mountain bike, city bike, Ok. bici da bimbo. Ok. Puoi Anche noleggiarle per bimbo? 2 ore, 4 ore, tutto il giorno, più giorni. Poi vari prezzi qua. Esatto. Diciamo un giro come il mio, se io sono arrivato qua tipo alle 11, ti dico voglio andare là e tornare per provare. Facciamo un Se vuoi esempio. solo pedalare senza fermarti, solo per fare un giro Sì. di bici, normalmente alle 4 ore riesci a fare Quindi un bel giro fino a Malcesine. 35 euro. Esatto, con la Perfetto. mountain bike elettrica, se no c'è la city elettrica che viene 30, abbiamo le gravel, le bici da corsa, city bike normali vengono 14 euro per le 4 ore, altrimenti tutto il giorno 19. Perfetto. Sono molti tipi di bici. Bene, ottimo, ottimo. Allora, adesso tra poco partiamo. Bosch System, quindi accensiona questo pulsante. Sì, Batteria, ok. sì. Più o meno per regolare la potenza, lì vedi turbo, sport, tour, eco, 4 modalità di guida. Ok. Qua c'è il cambio normale, ok, quindi Sì, perfetto, vedi le posso marce, cambiare. il cambio al muzzo, Perfetto. freni e tutto quanto. Dice- Se hai problemi qua c'è il numero di telefono. Spero di non avere, bella bici. Esatto, spera di non avere. Tutto Le fre- bici sempre nuove, ogni anno prima bici Ah, nuove. ecco, ogni anno qua hanno le bici nuove. Ma poi alcuni mi hanno chiesto, tu quando le dismetti, le vendi le bici? Sono interessato? Fine stagione a metà prezzo. Ecco, è importante, se siete interessati a fine stagione le vendono a metà prezzo. Bene amici, partiamo. Allora, il caffè lo facciamo per strada e forse ho dimenticato il lucchetto, fatemi vedere. Aspettate qua.
Ho dimenticato il lucchettino, forse. Eccomi, sono pronto, finalmente partiamo. Adesso io, dato che non voglio andare sulla strada, io la spingo qui a mano per 500 metri, vedete, tutto di qua, perché non voglio andare sulla strada. 500 metri si spinge la bicicletta così e ci vediamo sulla ciclabile. Eccomi qua, allora vi spiego, io ho preso la bici da là, ho fatto 500 metri, forse 1 chilometro e sono arrivato a questo punto. C'era un po' di marciapiede, un po' di sterrato sulla strada, non è pericoloso, sono proprio 2 minuti in bicicletta e si parte da qua. Guardate che spettacolo, guardate che acqua. Quindi il caschetto per adesso lo lascio qua, tanto vado piano e io direi anche che possiamo partire. Ho azzerato il contachilometri, l'obiettivo è di arrivare dopo Malcesine, perché mi diceva il ragazzo, mi sembra Riccardo, del noleggio bici, che si può arrivare anche dopo, però sapete che faccio? Forse il caschetto lo metto, va? Partiamo, ho regolato l'altezza, peraltro sapete che è comodissimo perché, non so se lo vedete, ma ammortizza il sedile. Va bene. Oddio, la bici è bellissima. Va bene, andiamo. Beh, documenterò il più possibile di questo giro in bicicletta. Saranno 18-20 km. Bah, metto il caschetto per sicurezza, va, non si sa mai, anche se vado piano, però peraltro mi protegge anche dal sole, meglio metterlo, no? Velocità di crociera bassissima e guardate che posto fantastico. Io credo che veramente questa è la pista ciclabile più bella del lago di Garda. Poi, avendo un canale YouTube e anche Instagram, il vantaggio è che quando mi presento non spendo, in questo caso la bici me l'hanno data ai ragazzi gratis, quindi a parte il fatto che me l'hanno data gratis, però veramente vi consiglio di andare lì perché avete visto il negozio è bello, le bici sono perfette, il ragazzo è simpatico, quindi andate via poi e noleggiate la bicicletta. Guardate che posto fantastico. Quindi facciamo tutto questo giro insieme. Il video sarà abbastanza lungo, però se vi piace io tengo la telecamera diciamo sempre attiva, proprio perché così vedete tutta questa pista ciclabile. Questo è un po' l'obiettivo di questo video su YouTube. Poi su Instagram faccio dei video più brevi, naturalmente. Ho messo la modalità speed qua, credo, non so, sport. Vado via molto bene, guardate che posto fantastico. Eccomi qua, ripartiamo. Mi sono accorto che avevo messo il telefono in modalità cinema. Mi sono accorto adesso, un poco male, dai. Vediamo dove farci una pausa caffè quando trovo qualcosa che mi ispira. Potrebbe essere anche questo bar. Ecco, il caffè è arrivato. Volevo prendere anche la brioche, ma poi ci ho ripensato, va. Meglio che altrimenti non parto più, poi farò una pausa piadina più avanti, tanto ci sono un sacco di bar qua andando avanti. Quindi facciamo il nostro caffè. Guardate che acqua, qui lo farei anch'io il bagno, qua guarda che posto, e tra poco riprendo la bicicletta e ripartiamo, beviamo il caffè, pausa veloce, caffè in fretta perché abbiamo penso 15 km da fare in bicicletta. Eccola uno che si gode la vita, guardate quello, voglio farlo anch'io sta cosa. Mi metto là con quella specie di, come si chiama? Mi sfugge il nome, avete capito, no? Che vanno in piedi col remo, specie di surf, tavola surf più grande però. Va bene, dai, riprendiamo e partiamo.
Io metto sempre il caschetto non perché vado forte, ma perché essendo una pista ciclabile, insomma ci sono anche altre biciclette e insomma se ti viene addosso uno magari è meglio avere il casco in caso di scontro, giusto per questo, perché insomma qui è anche abbastanza trafficata. Sabato domenica c'è tanta gente qua. E partiamo. Aspettate, come si accende questo? Perché io senza questo non posso andare. Cioè, nel senso sì, però si fa fatica. Ma che pista ciclabile fantastica. Guardate che roba. È veramente bellissima. Tengo la videocamera accesa il più possibile, insomma, senza farla durare il video tanto, perché comunque sono un bel po' di chilometri, però cercherò di farvi vedere il meglio almeno di questa pista ciclabile. Allora, qui stiamo costeggiando la strada che è sopra, qui spiaggia privata di qualche hotel o qualche posto, insomma, sì, dell'hotel qua sopra alla mia destra, e qua sopra vedete c'è la strada e uno magari non si immagina oppure la intravede questa pista ciclabile che è bellissima, ma guardate che roba. Guardate che spettacolo sta pista ciclabile. Poi fatta con la bici elettrica. Ora lui, Riccardo, mi ha detto che chiude a mezzogiorno e mezzo, riapre alle 2:30, un paio di ore di pausa, e mi ha detto se fosse stato un problema per me. Mi ha detto ma che problema, io sto in giro qua. Magari mangio una piadina su, vediamo adesso. Ecco, qua vi faccio vedere, mi sono fermato un attimo perché ci sono delle piccole spiaggette, vedete, qua. E per potervi accedere, qua sopra sulla strada trovate dei piccoli punti per parcheggiare la macchina e potete venire su queste piccole spiaggette. Vedete? Qua c'è l'accesso, per esempio qua c'è il parcheggio e ci sono proprio dei piccoli punti per mettervi qua tranquilli, quindi se non vi piacciono le spiagge affollate, ecco, vedete, si mette la macchina qua siamo ancora credo a Castelletto di Brenzone e poi anche lì davanti, guardate che bel posto. Certo avete la strada dietro, quindi sabato, domenica anche no, però dal lunedì al venerdì parcheggiate e vi mettete qua. Noi continuiamo, guardate che bel posto, quindi io ve la consiglio. L'idea che mi è venuta un po' quest'anno è di provare un po' tutte le ciclabili del lago di Garda, le proviamo un po' tutte, così facciamo tanti video e lo metto. Poi ecco, le piste ciclabili qua in YouTube le trovate nella playlist piste ciclabili, così non potete sbagliarvi. Ma è veramente un piacere andare qua in bicicletta. Guardate qua che acqua, bellissimo, acqua cristallina qua, che bel posto, Mi piace molto, questa ciclabile perché come vedete continua a cambiare scenari, no? Non è la tipica ciclabile magari monotona, ma che bel posto per rilassarsi, guardate che roba. Incontrate Porticcioli, adesso poi arriviamo al bellissimo Porticciolo di, mi sembra, Castelletto, se non ricordo male, tra poco ci arriviamo. Ecco, però veramente piacevole. Questa è proprio secondo me una bella idea per fare passare una giornata. Prendete la bicicletta dalla mattina alla sera, caffettino,
visitate adesso i vari posti che vedremo andando in bicicletta, poi arrivate a Malcesine, Giro Malcesine, tornate la sera. Eccolo qua, infatti stiamo arrivando, lo conosco, ho fatto un video poco tempo fa qui a Castelletto, bellissimo porticciolo. Poi ci sono tante cose da vedere, vedete qua per esempio se uno è interessato alle barche a vela, è proprio una bella pista ciclabile, costeggiando poi sempre l'acqua, è proprio rilassante. Adesso arriviamo là al porticciolo, insomma, che chi mi segue conosce. Eccolo qua, siamo arrivati a Castelletto, a pochi minuti da dove siamo partiti. Lo conoscete già, ho già fatto un video qua si porta la bicicletta a mano e passiamo di qua. Tra poco mi fermerò anche a mangiare, ma voglio anche andare un po' avanti, altrimenti sto tutto il giorno qua. Guarda che bel posto per rilassarsi. Qui potete arrivare anche con il traghetto, fermata di Castelletto, e io tra poco riparto, mi metto in sella, riprendiamo la biciclettata. Che bel percorso. Qui c'è tutto il mercato stamattina, è martedì, quindi se vi interessa passate qua il martedì, c'è anche il mercato. Partiamo, che bel posto. Allora, chissà quanti chilometri ho fatto, io l'avevo zerato prima. Boh. Vabbè, dopo vedo, alla fine vedrò quanti chilometri ho fatto. È anche comoda questa bici, l'ho fatto vedere prima perché, scusate che si muove un po' qua, la sella è ammortizzata, quindi comodissima. Perciò il piacere di fare questa biciclettata mi manca ancora tanto, perché arrivare a Malcesine manca tanto. Il bello è proprio che incontri dei posti bellissimi, come per esempio il Castelletto, il porticciolo. Chissà cosa incontreremo dopo. Ecco, anche qui vedete ci sono tutti questi posti per potersi fermare. È vero, c'è la strada dietro, però in settimana non è molto trafficata. Che bei posti. Sicuramente il sabato e domenica questi posticini qua, insomma, sono più, vedete, guarda qua, la gente come si rilassa. Sicuramente nel weekend io non vi consiglio di fare questa pista ciclabile, perché probabilmente c'è tanta gente, bisogna fare più attenzione, però se potete venire qua dal lunedì al venerdì, vedete che comunque siamo a giugno, metà giugno, alta stagione, anche non altissima come sarà luglio-agosto, però io immagino che agosto qua tutti i giorni sarà piena e farà anche caldo, però abbiamo ancora giugno e luglio e dal lunedì al venerdì, come vedete, insomma, è fattibilissima. E poi vedete che bei posti, guardate dove passiamo. Ecco, anche qua c'è un hotel, ristorante, proprio dei bei posti, Che tranquillità. Vi faccio vedere che qui molte persone, anzi probabilmente la maggior parte, va anche a piedi, vedete? Quindi sia ciclabile che per andare a piedi. Poi stamattina la temperatura è perfetta, direi non sopra i 25 gradi, non c'è sole, vedete, un po' di nuvolette, c'è un bel venticello e si sta veramente bene. Ecco qua, poi in alcuni punti si scende dalla bicicletta, giustamente perché sono dei porticcioli, però è anche carino, così andiamo anche a esplorare. Aspettate che mi tolgo il caschetto, approfitto di questi punti per, come sono là, c'è lo specchio, per togliermi il casco e
e così sudo un po' di meno. Adesso andiamo a esplorare questo posto. Carino anche questo posto. Sapete che io non me lo ricordo, forse ho fatto un video qui l'anno scorso, penso sia il porto di Brenzone. Adesso vado là a vedere. È veramente carino, la strada è là sopra, poi vabbè, c'è qualcuno che comunque va in bicicletta, però insomma c'è anche il cartello di portare la bici a mano, insomma merita anche qua una visita. Quindi questa è una bella pista ciclabile, perché trovate questi posticini, potete anche fermarvi a mangiare, come magari farò io tra un po', perché mi sta venendo pure fame. Vedete che bei posticini. Sapete che da qualche parte io mi prenderò qualcosa, perché mi sta venendo fame. Vediamo un po'. Sapete, non so se si arriva col traghetto qua, adesso lo vedrò tra poco, forse no. Ah sì, questo è il porto di Brenzone, adesso qua è chiuso. Sì, questo è il porto di Brenzone, quindi poi di là c'è il piccolo centro, vale la pena fermarsi sicuramente. Io prima di mangiare continuo un po', perché altrimenti vado più avanti qua. Risaliamo sulla bicicletta e partiamo, eccolo qua. Dimenticavo il casco, aspettate. Siamo pronti. Ecco la gente che si gode la vita, basta un gommoncino lì, si mettete nel lago e guardate che bel posto anche qua. Come ho detto prima, cercherò di tenere la camera accesa, ma diventa troppo lunga, e quindi faremo a pezzi, perché altrimenti il video durerebbe delle ore qua, perché sto andando veramente piano. L'importante è che vi rendiate conto un po' del posto. Mi fermerò nei posti, diciamo, che vi consiglio da vedere, giusto per farvi almeno un'idea di come è bella questa ciclabile. Anche qui vedete, fate attenzione, qua ci sono i pedoni, si va piano, però non vi annoiate, continua a cambiare lo scenario, vedete che bel posto. Guardate, questa penso sia un hotel, Villa Torre, sì, ma che bel posto. Là c'è il numero di telefono, se a qualcuno interessa. Io devo contattarli questi, magari mi faccio ospitare in cambio di qualche video promozionale, perché vorrei veramente vedere questo posto. Devo contattarli, vorrei dormire una notte qua, e così da farvi vedere meglio il posto. Va bene, continuiamo, ma è veramente bella questa ciclabile. Anche qua, guardate che posticini. Io aspetto ancora un po' a fermarmi, perché altrimenti veramente diventa lunga, voglio un po' arrivare più avanti. Ah sì, questo me lo ricordo, l'avevo fatta in bicicletta, però con la mia, non con l'elettrica. La bici elettrica è molto più comodo. Qua c'è un condominio, qui probabilmente la gente ci abita, ma guardate che posto fantastico. Tutti questi fiori, che spiagge, ma che bel posto. Le palme mi danno sempre un senso di isola tropicale, sono sempre più diffuse le palme, anche perché mi dicevano persone qua, aspettate che c'è la strada che fa faccio fatica anche a parlare, e qua si va molto piano. E dicevo che una persona nei commenti che si occupa dell'amministrazione comunale, guarda che bel posto, mi diceva che le palme si usano tanto perché insomma hanno poca manutenzione, ma probabilmente là c'è una piscinetta, qualcosa, ma che posto. Ecco, quindi se partite da là vi fate tutta questa ciclabile, secondo me è una bella idea per passare la giornata, considerando che arrivate anche a Malcesine, e poi tornate la sera. Guardate che posti.
Ecco, guardate che altro posto fantastico. Non sto usando il microfono del professionale, insomma, perché ho poca batteria, quindi magari non mi sentite benissimo, non lo so. Anche qua Porticciolo di Brenzone, guardate, altra tappa bellissima, quindi è veramente una ciclabile, per me è la più bella della Goligarda, perché non è soltanto ciclabile, ma offre tantissimo come tappe per fermarsi. Per esempio qua naturalmente la bici si porta a mano e guardate che bel posto. Spero che mi sentiate, c'è un po' di vento, sto usando il microfono del telefono perché come vi ho detto sto caricando il telefono, quindi non ho la spina libera per il microfono professionale che esclude un po' i rumori intorno a me. Ma guardate che bello! Andiamo avanti di qua, dove si va? Vediamo. Sì, si va, andiamo. Vedete, anche qua uno non si immagina che passando la strada ci sono questi posti e guardate che acqua pulita che c'è. Adesso andiamo là in fondo, vi faccio vedere quel porticciolo e vi racconto alcune cose su quell'isoletta che vedete là, eccola là, perché non si può raggiungere, ci sono un po' di oggetti bellici. Guardate l'acqua com'è pulita qua. Bene, riprendiamo il giro. Spero che il telefono si carichi in fretta, così poi posso usare il microfono che esclude un po' i rumori esterni, però penso che la mia voce si senta. Che posti fantastici. Guardate quante barche qua, l'acqua sempre pulitissima. E adesso raggiungiamo quel porticciolo. Io ricordo che l'anno scorso avevo fatto un video qua. Ma che bella biciclettata, veramente questa penso sia la più bella della Goligarda. Me ne manca ancora qualcuna da farne, però questa è veramente bella. E poi ci sono queste spiaggette, vedete qua, che magari uno passando dalla strada queste spiagge non le conosce, non le vede, oppure questi posticini. Vedete che posti da vacanza proprio, E tutta la zona, insomma, Brenzone, Castelletto, Torre del Benaco, tutta questa strada che qua sopra c'è la strada. Probabilmente ci siete passati da qua, però adesso guardate che bello arrivare là. Anche qua si scende con la bicicletta, video molto impegnativo perché devo continuamente gestire bici, telefono, però divertente, dai. Guardate che posti. Io ho fame ma aspetto ancora un po' a fermarmi. Chissà quanto manca, controllo quanto manca. Questo è il porto di Assenza, vi faccio vedere. Eccolo qua, porto di Assenza, potete arrivare anche con il traghetto. E ora vedo quanto mi manca per arrivare a Malcesine. Potrei fare una pausa qua, visto che mancano 5 km a Malcesine ormai. Sono quasi arrivato, anche se poi ne ho altri 4 per arrivare fino alla fine della pista ciclabile, però ho troppa fame, quindi un panino, una stellina proprio la faccio. Peraltro guardate che bello. Di là arrivate anche col traghetto, Qua c'è il porto di Assenza e poi continuiamo. Come vi dicevo è veramente un bel posto perché è una ciclabile, ma ci sono tantissimi punti per fermarsi, quindi vi passa veramente la giornata qua. Mentre aspetto la piadina mi hanno portato queste, sono comprese per l'attesa, hanno detto. Vi faccio vedere quella là in fondo, è l'isola del eccola là, la vedete? Eccola là, quella dove vedete quelle come dire, quelle costruzioni, quelle casette, è l'isola del Trimoleone.
Trimelone, e come vedete dal cartello è vietato tutto praticamente, e ora cioè, non si può fare subacqueo, non si può nuotare vicino, non si può salire, non si può niente. Ora vi spiego il perché. Allora, perché quell'isola è off limits per tutto? Perché c'è una storia militare importante, perché durante le 2 guerre mondiali è stato un avamposto dove si mettevano ordigni bellici. Peraltro leggo che nel 1954 un'esplosione accidentale insomma ha causato alcuni danni e ha fatto, diciamo, disperdere residui bellici nel lago. C'è stata una bonifica tra il 2004 e il 2021 e la zona è stata quasi completamente bonificata per rimuovere, insomma, la maggior parte degli ordigni, però qualcosa c'è ancora. E quindi qual è lo stato attuale? Lo stato attuale è che nonostante la bonifica l'isola resta off limits per sicurezza. Poi leggo che sono visibili i resti degli edifici militari, infatti quelli che vedevamo prima e si faccio vedere ancora sono i resti appunto degli edifici militari. Quindi se insomma avevate pensato di venire qua e magari vedendo quell'isoletta avete pensato ma che bella, andiamo a prendere un po' di sole, ecco, magari evitate. Ecco, qua viene voglia di fare il bagno quando si vede l'acqua. Qui c'è poca gente, non ci sono cigni, non c'è nulla, volatili, quindi veramente molto molto pulito qua. Guardate qua sotto che acqua. Anche qua guardate che posti, guardate che acqua. Guardate questa spiaggetta, che acqua che c'ha qua sotto. Anche qua guardate quante piccole spiagge ci sono con pochissima gente. Siamo a giugno, naturalmente sabato e domenica ci sarà tanta gente, però dal lunedì al venerdì secondo me qui lo vedete anche voi, pochissima gente, vedete. Ecco qua, siamo già nel comune di Malcesine, vediamo quanto ci vuole per arrivare in centro. Questa è la strada principale. Anche qua c'è parcheggio, come vedete, e poi trovate spesso, vedete, Malcesine la vedo già là in fondo, trovate spesso questi piccoli barettini, guardate qua, che paradiso davanti al lago, vedete. C'è anche qua, guardate che acqua, cioè viene voglia veramente di entrare. Guardate che roba. Ecco qua, qua si scende e siamo, eccolo qua, me lo ricordo, questo è il porticciolo di Cassone dove avevo fatto un video, me lo ricordo molto bene questo posto. C'è questa torre, vedete? Un posto che mi ricordo benissimo, ho fatto un bel video qua l'anno scorso. Guardate che bel porticciolo, guardate che roba. Portiamo la bicicletta a mano e passiamo da questo porticciolo molto pittoresco. Sì, mi ricordo l'anno scorso ho fatto un video qua e me lo ricordo benissimo il posto. Allora, noi europei non abbiamo come dire, l'abitudine di portare l'ombrello quando c'è il sole, ma sinceramente io lo farei, perché non è una cattiva idea. Gli asiatici li vedi molto spesso con gli ombrellini, forse noi italiani ci vergogniamo, ma penso che per fare i miei video ad luglio-agosto sarebbe anche, eccomi qua, sarebbe anche utile. C'è da stare un po' sconnessa qua, quindi faccio anche fatica a portare la bici a mano, tenendo con la telecamera, l'altra mano la telecamera. Qui c'è un piccolo museo della pesca. Anche qua il lago di Garda offre tantissime serate, eventi, ogni comune ha i propri
Per conoscere gli eventi vi consiglio di andare su ogni comune, su ogni intendo sito internet del comune, trovate poi tutti gli eventi. Che borghi! Qui, se non sbaglio, c'è il fiume più corto d'Italia, se non ricordo male, però non vorrei sbagliare, ma adesso non abbiamo tempo di fermarci, di visitare bene questo posto, perché l'obiettivo insomma è continuare per la ciclabile. Anche qui guardate che acqua. Quindi questi sono tutti posti che io tornerò con calma e farò dei video specifici, perché ogni posto richiede veramente di stare qui un po', di guardare tutto quello che c'è, però così diciamo che facciamo un passaggio veloce giusto per vederlo. Anche qua guardate che acqua. Che spiaggetta, non c'è nessuno. Qua c'è anche un parcheggio, siamo a Cassone. Se vi interessa il posto, vi piace, magari potete arrivare qua anche con la macchina, parcheggiate, e qua che tranquillità. Siamo a giugno, metà giugno, come vedete non c'è nessuno, posti tranquillissimi. E qui siamo sull'alto lago, perciò è anche più ventilato, vedete le piante, gli alberi. Stiamo per arrivare al Val di Sogno, posto incantevole, ma guardate che spiaggetta, guardate che acqua. Ecco, l'unica, diciamo, nota, se posso dire negativa, è di avere in alcuni punti la strada ce l'hai proprio qua, quindi sabato e domenica ci sarà traffico e magari non vi godete questa ciclabile, ma come vedete adesso macchine pochissime, ciclabile sempre veramente larga, e come avete visto anche se alcune volte, perché alcune volte me lo chiedete, accessibilità alla carrozzina, io vi dico che non ho trovato nessun tipo di barriera. Anche qua vedete ogni punto è accessibile dal parcheggio, quindi veramente anche con la carrozzina secondo me si può fare veramente tutta. Per esempio con una carrozzina elettrica, secondo me sì, non ricordo di aver visto nessun tipo di barriera. Però ecco, attenzione, io non conosco le problematiche di chi ha la carrozzina, quindi magari dove io non vedo una barriera, una persona in carrozzina vede la barriera, quindi ecco, mi scusi in anticipo se magari insomma ho errato nel spiegare questa cosa. Ecco, guardate qua che acqua, che posto incantato. Io di qua in bicicletta non sono mai passato, mi fermavo prima, quindi sono ben felice di andare avanti. Ringrazio ancora Riccardo di Garda Lake che mi ha omaggiato il noleggio della bicicletta. Vediamo un po' qua dove si va. Si passa di qua. Scendiamo giù per la Val di Sogno, comune di Malcesine. Guardate che posticino. Ci avviciniamo alla Val di Sogno. Guardate che posto incantevole, che bello abitare qua, guardate che tranquillità, anche come prima casa. Guardate che posticini, e qua ci abitano, che roba. No, questo è un hotel, scusate, però ci sono degli appartamenti lì dietro. Che bel posto, io qua non ero mai proprio venuto, proprio mai stato, quindi prima volta anche per me. Posto che magari ci tornerò, farò anche un video specifico per parlarvene. Adesso ci passiamo in bicicletta e lo vediamo.
Qua forse c'è un accesso, si va sulla strada, noi continuiamo di qua. Non ero mai stato qua, pensate un po'. Anche qua che spiaggettine. Questo, eccola qua, questo è la località Val di Sogno, vedete? La bici elettrica vi assicuro che serve, cioè serve, là no, però qui quando trovate questa salitina ve la godete con la bici elettrica. Ecco, adesso qui quando arrivate qua al supermercato non è difficile, seguite la strada, costeggiate il supermercato Despard e qua ricomincia poi la ciclabile. Ora qui la conosco, fino a Malcesine la conosco, e dopo Malcesine, che io non l'ho mai fatta in bici, quindi è molto interessante. Qua è dove io parcheggio quando vengo a Malcesine. Di solito quando vengo a Malcesine parcheggio qua, tiro fuori la mia bicicletta e vado di qua. Qua c'è una discesa ripidissima, infatti il problema è a risalire, ma adesso ho la bici elettrica, quindi non c'è problema. E qui adesso inizia una bellissima passeggiata che poi si può fare anche in bicicletta, credo, sì, che ci porta poi al centro di Malcesine. Questa la conosco bene. Quella è un'isoletta visitabile, quella là, vedetela in fondo, ci si può salire, non c'è nessun problema, non ci sono bombe, ordigni, me lo credo, non è mai successo nulla. Poi sul lago gli ordigni ci sono, lo sappiamo, però lì comunque è visitabile. Allora, Malcesine, in questo video non ci fermiamo perché insomma non ho tempo, qua c'è un po' di gente, andiamo piano, però farò un altro video specifico. Ma la mia curiosità adesso è di andare oltre Malcesine e vedere dove arriva questa ciclabile, perché non l'ho mai fatta. Io sono arrivato a Malcesine, da là in poi non so com'è. Quindi vediamo. Anche qua che bel posto, guardate. Ma non c'è tanta gente, come vedete. Io vedo già il castello, voi con la videocamera mica tanto da qua, ma da qua aspettate che dopo guardate come si gode la vita sta gente. Adesso mi fermo qua, vi faccio vedere la vista più caratteristica di Malcesine, vedete? Eccola là, con il castello. Le urla che sentite sono un bambino che strilla, sembra un lupo. Guardate che acqua. Veramente fantastico. Questa passeggiata è una delle mie preferite sul lago di Garda. Ora capirete perché. È ombreggiata, ci sono tutti questi fiori colorati, delle piccole spiaggette, barettino per prendere il caffè direttamente davanti al lago, vedete? E guardate che posto, questa è veramente, poi mi piace molto questo pavimento, panchine per rilassarsi, queste panchine stupende vicino ai fiori colorati, è una delle mie passeggiate preferite, non so se è la mia preferita, ma è una delle mie preferite questa. Guardate che roba, un altro mondo, sembra di guardare un film con queste panchine dell'800, inizi 900, con questi lampioni, vedete? Guarda che casa là. E poi l'acqua. Ecco, il colore qui dell'acqua veramente mi stupisce sempre. Questo verde smeraldo chiaro. Poi con il contrasto del colore dei fiori, le rose, poi il giallo, guardate qua questi fiori. Vedete? Aspettate che c'è, non potevo inquadrare, ma vediamo gli altri, c'erano le persone. Poi lì c'è quel veliero,
E adesso abbiamo, eccoli qua, guardate che belli questi fiori gialli e rossi insieme, che belli. Guardate che colori, anche qua guardate che roba. Vabbè, adesso chiudo un attimo perché devo capire che strada fare, c'è un po' di gente e riprendo appena posso, aspettate. Da qui si va a Limone, costa 10 euro, hanno aumentato, l'anno scorso era 9, me lo ricordo, perché i miei video lo testimoniano, era 9 euro, vi ricordate? Però un giorno mi prendo questa barchetta perché il Limone è là, più o meno là davanti, spostato a destra, quindi un giorno la prendo questa barchetta, vi faccio fare un bel giro da qua fino a Limone. Adesso di là c'è il centro, c'è tantissima gente, quindi vedete. Ecco, oggi è martedì, quindi sabato e domenica io non vi consiglio di venire. E quindi vediamo dove si riparte, adesso ve lo dico. Qui siamo proprio all'entrata del centro di Malcesine, quindi con la bici attraverso questo pezzo, là a sinistra si entra, e che bella atmosfera di vacanze. Però non posso fermarmi a fare il giro perché impiegherebbe troppo tempo il video. Quindi passiamo di qua, vediamo dove continua la ciclabile, sono curioso di scoprirlo. In realtà quella che sto facendo adesso non è la ciclabile, è una strada dove passa le macchine, sto andando anche in controsenso, ma sinceramente non saprei dove andare. Comunque ecco, l'importante è che non siete sulla strada, che poi andiate in bici come faccio io, che scendiate e la portate a mano, l'importante è non essere sulla strada, cioè in senso dove passano le auto. Vabbè, vediamo dove si va. Beh, qua vi faccio vedere anche un po' l'uscita del centro che è alle mie spalle. Con la bici elettrica è anche semplice, tra virgolette, andare, non si fa fatica. C'è veramente tanta gente, è martedì. Qui sabato e domenica è off limits, non so neanche come fa uno arrivare qua e parcheggiare, se già il martedì c'è tutta questa gente. Però è bello, insomma, dai, venite qua, c'è vita, c'è movimento, c'è gente, che bello. Peccato che poi ci sono posti bellissimi come Gardena Riviera che non è così turistica, ma forse anche meglio. Ma intanto fammi capire dove si va con la bici qua, io non lo so sinceramente, perché c'è l'altra ciclabile, mi hanno detto ancora 3-4 km, però non la vedo. Bene, allora, visto che l'altra ciclabile, comunque per poter accedere bisogna andare un po' sulla strada, un po' sulla strada, ecco, vedete che le carrozzine passano di qua, quindi accessibilità c'è. Io mi fermerei qua perché ecco, non conosco l'altra ciclabile, però vedo che insomma qui non vedo piste ciclabili, ma bisogna andare là, non c'è marciapiede, non c'è nulla, si va proprio sulla strada, quindi io mi fermerei qua. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è molto importante. So che molti di voi guardano, ve lo vedo le statistiche, i video ma non siete iscritti, fatelo per favore, è molto importante per il mio lavoro, per far crescere il canale. Peraltro potete anche abbonarvi, sto creando anche dei video speciali per gli abbonati e ci vediamo in un prossimo video.